Gli ultimi firmware beta di Fractal hanno aggiunto un bel po' di cose che io e tanti altri utenti gilmouriani aspettavamo da anni. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ebbene sì, finalmente abbiamo una bella collezione di pedali che coprono un po' tutto lo spettro per ciò che riguarda i suoni dei Pink Floyd e di Gilmour. Infatti con questo aggiornamento sono state aggiunte addirittura 3 versioni diverse di Big Muff, che ovviamente sono quelle classiche. Infatti troviamo il Triangle, il Ramsed, il Russian, che poi sarebbe Civil War o quello verde, e infine anche un modello del Big Muff di produzione attuale. Oltre a questo poi sono state aggiunte anche le simulazioni di Color Sound Power Boost e Overdriver, anch'essi pedali molto gilmouriani, nonché è stato anche migliorato e corretto il Tube Driver a 4 manopole, ma oltre a questo poi troviamo anche altre cose non prettamente gilmouriane ma sicuramente comunque benvenute, e si tratta sempre di pedali distorsori barra fuzz. Infatti troviamo il MOSFET Distortion che è basato sull'Ibanez MT10 e poi l'Univox Super Fuzz, anche questo un pedale molto interessante, è un fuzz Octaver un po' simile all'Octavia. In realtà è stato migliorato in generale il blocco drive, quindi dovremmo notare anche qualche piccola differenza rispetto a prima un po' su tutti i modelli di drive. Queste aggiunte poi fanno il paio con quelle della beta precedente, che aveva aggiunto l'Integral Pre basato sul TC Electronics Integrated Preamp, miglioramento del Touch One nel blocco filter, miglioramento dello sweep delay e del quad diffusor nel blocco multitap delay, e poi solo per l'FM9 l'aggiunta di un secondo blocco multi delay, che sicuramente fa comodo. Comunque bando alle ciance e andiamo a sentire sti Big Muff e anche a confrontarli con quello che avevamo a disposizione nei firmware precedenti. Oltre a questi nuovi modelli, un'altra interessantissima novità riguardo ai Big Muff è la possibilità di apportare alcune modifiche al circuito. Infatti, a differenza di prima, adesso possiamo andare a selezionare il tipo e il numero di diodi presenti nel circuito, nonché anche disattivare il circuito del tono e applicare la cosiddetta mod Weaker,
ovvero una modifica che sostanzialmente va a togliere i condensatori nel circuito di feedback del pedale, e questo ci consente di avere un suono molto più aperto, senza filtraggi. Vi faccio vedere nell'editor di cosa si tratta. Vedete che adesso la pagina del Big Muff si presenta così. A parte il fatto che hanno anche aggiornato un po' la grafica dell'editor, infatti vedete che sono cambiate le manopole, adesso abbiamo questo anello celeste attorno alla manopola, eppure il pallino che indica il modifier adesso è al centro della manopola anziché essere sotto. Diciamo rispecchia un po' l'aspetto dell'editor del VP4. Comunque, come dicevamo, oltre ai controlli tipici del Big Muff, quindi sustain, tono e volume che troviamo qua a destra, adesso troviamo anche questi due switch. Uno appunto attiva o disattiva il circuito del tono, quindi quando è off questa manopola non avrà alcun effetto sul suono. In compenso però il circuito del tono del Big Muff è un po' particolare, in quanto anche in posizione neutrale comunque modifica il suono del pedale, e in particolare va a tagliare parecchio le medie frequenze attorno a cui è centrato questo controllo, solitamente intorno a 1 kHz o giù di lì. Disattivandolo appunto non avremo più queste medie scavate e il pedale sostanzialmente diventa molto più medioso e quasi non suona più come un Big Muff. Oltre a questo, come dicevamo, troviamo anche questo switch che attiva questa mod Weaker che cambia anch'essa un po' il suono. Poi vediamo che nella pagina Advanced troviamo appunto la selezione dei diodi e del numero, un po' come in tanti altri overdrive, e questo ci fa capire anche che è stato rifatto completamente l'algoritmo della simulazione, in quanto prima non era possibile cambiare questi parametri. Diciamo che la simulazione era un po' più semplice rispetto ad ora, e questo lo notiamo anche dall'utilizzo della CPU. Infatti adesso il Big Muff è diventato un bel po' più pesante. Secondo me comunque ne vale la pena, perché è un bel miglioramento. Queste nuove possibilità infatti mi hanno consentito di riuscire a matchare, secondo me abbastanza fedelmente, uno dei miei pedali preferiti, che sarebbe questo qua. È un clone del Cornish G2 che avevo costruito un po' di anni fa, e spippolando un po', selezionando dei diodi simili a quelli che ci sono all'interno del pedale e attivando la mod Weaker e disattivando il tono, praticamente sono riuscito ad avvicinarvi davvero molto al pedale originale. Vi faccio sentire un confronto e ditemi se sentite differenze, se secondo voi la simulazione è abbastanza fedele oppure c'è ancora da lavorarci su.
Considerate che l'ho fatta nel giro di 10-15 minuti, non di più. Sicuramente ci si può avvicinare ulteriormente, magari andando a analizzare il pedale e la simulazione con un oscilloscopio e con un analizzatore di spettro. Io ho cercato di fare tutto ad orecchio per il momento. Sicuramente qualche piccola differenza ancora c'è, però considerando insomma che è stato matchato con questi pochi controlli e che magari aggiungendo una equalizzazione prima del pedale e una dopo, sicuramente si riesce ad ottenere un risultato ancora più vicino al pedale, ma già così secondo me è davvero molto vicino e senza fare il confronto diretto probabilmente non riusciremmo nemmeno a percepire la differenza. Il pedale vero dà un po' la sensazione di essere più morbido, diciamo così, che i pinch harmonics escano un po' più facilmente e che abbia delle medie un po' più punchy, come dicono in inglese, cioè che bucano di più, ma stiamo parlando comunque di differenze davvero minime. Detto questo, vi faccio sentire anche il Color Sound Power Boost. Allora, io il Power Boost tanti anni fa ce l'ho avuto e devo dire che questo modello me lo ricorda tantissimo. Ci sono un paio di ma, però. Nel senso che, almeno per quanto ricordo io, iniziava a distorcere solo quando la manopola era a 8 o 9, mentre questo modello praticamente già a 0,50 comincia a distorcere. E tra l'altro ha anche un volume di uscita spaventoso, infatti non posso andare oltre 5, se no inizia a fischiare tutto. Ora non so se magari è semplicemente una diversa versione del pedale che è stata modellata rispetto a quella che avevo io, oppure se magari essendo una beta potrebbe anche esserci qualche bug o qualche errore nella simulazione. Comunque, a parte questo, settandola con parsimonia, quindi vedete che io tenevo praticamente il volume, che poi in questo caso sarebbe il gain, a 0 per le parti più pulite e a 0,25 per la ritmica e per boostare il fuzz face, quindi salendo più di così praticamente diventa quasi ingestibile il suono. Vi faccio sentire giusto per rendere l'idea.
Sentite anche cosa succede se disattivo il noise gate. Considerate che di solito questi problemi di rumore non ce l'ho, è semplicemente questa simulazione che alza tantissimo il livello del segnale e quindi porta su tutto. Tra l'altro il pedale originale un controllo di volume d'uscita non ce l'ha, quindi io ero pure a 5 qua, se lo metto al massimo, quindi l'impostazione che dovrebbe replicare il pedale originale, allora davvero diventa ingestibile e nonostante il noise gate già sentite il rumore. Visto che ci siamo, sentiamo pure come suona questo MOSFET Distortion. Non lo conoscevo, ma sicuramente interessante e usabilissimo pure questo. A questo punto sentiamo anche il Super Fuzz, che è un altro pedale un po' pericoloso. Vedete che anche questo ha lo switch per disattivare il tono e dal suono mi sembra che abbia un circuito di tono
infatti molto simile al Big Muff. Infatti quando è attivo scava parecchio le medie, in modo forse anche più esagerato rispetto al Big Muff. Sentite anche che ha quel tipico effetto gating di alcuni fuzz, e in effetti sui Fractal forse mancava qualcosa del genere, cioè un fuzz così sporco, molto lo-fi. In qualche modo mi ricorda vagamente il Fuzz Factory. Tra l'altro ci sono voci in giro sul forum che presto sarà aggiunto anche quello, però nel frattempo sicuramente questa è un'ottima alternativa per quel tipo di suoni. L'Integral 3 non ve lo faccio sentire invece, perché quello, anche se si trova nel blocco drive, in realtà è semplicemente un equalizzatore a 2 band e un boost pulito, quindi c'è poco da farvi sentire, diciamo così. E questo era tutto per questo aggiornamento. Fatemi sapere nei commenti se anche voi siete su di giri come me per queste aggiunte, perché davvero era roba che tanti di noi aspettavano da parecchio tempo sul Fractal, e tra l'altro devo dire che ne è valsa la pena di questa attesa, perché suonano veramente bene, specialmente i Big Muff, e a parte quelle piccole incongruenze anche il Power Boost. E a causa di queste nuove aggiunte nelle prossime settimane aggiornerò i preset dei Pink Floyd di Gilmour che avevo condiviso tempo fa, aggiungendo appunto questi nuovi pedali e sperando di avvicinarci ancora di più a quei suoni. Io sono soprattutto felicissimo di essere finalmente riuscito a replicare, o quasi, uno dei miei pedali preferiti, cioè il Cornish G2 all'interno del Fractal, che quella era davvero una cosa inaspettata, e visti i risultati cercherò di migliorarlo ulteriormente. Fatemi sapere se vi interesserebbe vedere un video al riguardo, magari farvi vedere che tecniche uso per cercare di matchare una simulazione al pedale vero. Lasciate un like se avete apprezzato questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo, vi mando un saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!